Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone o ascendente Leone o Luna o Venere in Leone per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà questo mese di giugno 2025. Iniziamo con una bella croce celtica e poi ci andiamo a vedere tutte le specifiche, vediamo cosa accade, tutte le energie ci andiamo a vedere e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese per realizzare gli obiettivi profondi dell'anima che sono quelli che usciranno dalle carte, ok? Allora, partiamo con la nostra croce celtica, Leone, giugno 2025. Cosa accade? Giugno 2025, Leone. Allora, vediamo. Energia generale del mese, la guida. Poi ostacolo o la sfida principale. Le radici della situazione. Il passato recente. Il futuro imminente. Poi seconda metà del mese. Poi il tuo atteggiamento. Le influenze esterne. Speranze o paura, esito possibile, tendenza finale del mese. Allora, andiamo a vedere subito energia del mese, la guida, energia generale, la guida, il 2 di bastoni. Questo è un mese in cui ti vede fare delle programmazioni, prendere in esame, valutare più cose e prendere, non proprio prendere decisioni in questo mese col 2 di bastoni che è l'energia alla guida, ma piuttosto fare delle strategie, programmare, fare prima di prendere delle decisioni, ok? Quindi è un mese di apertura, il 2 di bastoni è anche l'apertura di cammino, questa è la guida del mese, si apre un nuovo cammino, quindi attuo delle possibili strategie per andare incontro a una direzione piuttosto che un'altra o vedere quali sono le migliori strade da seguire per me in questo mese, in diversi ambiti. Vediamo qual è rispetto a questa apertura di cammino alle decisioni da prendere, qual è la sfida principale o l'ostacolo. Il re di spade è all'ostacolo. Ci può essere la figura di un uomo qui, un re di spade, o può essere la tua stessa energia nel non avere ancora chiarezza nel prendere delle decisioni. E quindi qua si delinea già, ti dice questo mese non prendere proprio delle decisioni importanti, finché le idee non ti si faranno chiare. Oppure ci può essere la figura di un uomo qui al blocco, un'energia maschile, probabilmente un segno d'aria, ma al di là un'energia più fredda, va bene, più fredda, che ti vede pensare cosa fare. Cioè, che faccio con questa persona? Oppure può essere di qualsiasi natura questa persona qui, Oppure che cosa faccio con il rispetto all'ambito, che ne so, può essere un commercialista, un avvocato, mi spiego? Poi lo andiamo a vedere nel corso della lettura. Fatto sta che il succo è, non prendo delle decisioni chiare, il cammino si apre in questo mese, però finché non ho le idee chiare non prendo ancora le decisioni, ok? Però si aprono delle strade, dei cammini. Andiamo a vedere qual è la radice di questa situazione qui. Qua abbiamo un 10 di denari, mi può parlare di casa, di stabilità, di famiglia, di maggiore successo nella propria casa, di comprare una casa, di vedere dove comprare questa casa o vedere dove posso avere maggiore stabilità. Può essere una famiglia qui come radice della situazione, oppure creare una famiglia o creare una maggiore coesione sul piano materiale della vita. Può essere di questa natura qui. Vediamo un po' il passato recente. Qua abbiamo un re di bastoni. Puoi essere tu o l'energia di un'altra persona. Ti vedo qua nel passato recente la voglia di prendere delle posizioni su determinate questioni e adesso in questo momento scegliere come adoperarsi per portare quella maggiore stabilità nelle situazioni che hai voluto riprendere in mano. Ok. Può essere che ti sei lasciata anche a livello sentimentale una persona alle spalle,
per alcune di voi, e adesso c'è una scelta da fare su come affrontare la vita per avere maggiore stabilità sul piano pratico. Vediamo un po', e per ognuna di voi è diversa, vediamo cosa accade nel futuro imminente, cioè nella prima parte del mese, rispetto a questa situazione. Guarda, la prima parte del mese qua, il Paggio di Spade, ti vedo ancora osservare, sorvegliare prima di prendere una decisione, studiare. Paggio di Spade, studiare, qua c'è una figura che studia. Quindi la prima parte del mese è più, come ti dicevo anche prima, lo dicevano anche le carte prima, ti vedo analizzare, sondare, vedere cosa accade prima di tutto, prima di prendere delle decisioni ferme, cercare di avere le idee chiare prima di prendere delle decisioni, ok? Vediamo adesso la seconda metà del mese, quindi sviluppo successivo. Qua abbiamo delle comunicazioni e delle decisioni. Cavallo di Spade mi parla, nella seconda parte del mese si apre con prendere delle decisioni. Prendere delle decisioni, anche comunicazioni che arrivano anche all'improvviso, perché il Cavaliere di Spade è un'energia molto veloce. Qua vedo un'energia molto veloce che arriva dopo aver sondato, meditato, rispetto a questa stabilità o questo prendere delle decisioni che portano maggiore stabilità alla mia vita. Quindi nella seconda parte del mese vedo azioni, energie di movimento rispetto a questo argomento. Vediamo qual è il tuo atteggiamento nei confronti di questa situazione in questo mese. Qua abbiamo un atteggiamento un po', è come se fossi un po' annoiata o annoiato di una certa situazione. Il 4 di coppe mi parla di noia, di una situazione, rifiutare delle opportunità. Ti vedo un po' annoiata o un po' annoiato, e quindi voler prendere delle decisioni proprio perché ci sono delle situazioni che ti lasciano scontenta o scontento. Ok, vediamo cosa arriva dall'esterno, le influenze esterne. Qua c'è un 9 di spade, dall'esterno ci sono un po' di preoccupazioni, può essere la situazione attorno a te che può creare un po' di preoccupazione, un po' di ansia, e quindi vuoi prendere delle decisioni, vuoi che le cose si attivino, perché o questa 9 di spade può essere una persona che ti viene a parlare, che è molto preoccupata per certe situazioni, oppure la situazione intorno a te che richiede una certa fermezza, una certa autorevolezza per togliere dei dubbi, per togliere delle eventuali situazioni che danno un po' di ansia, un po' di stress. Quindi può essere la tua situazione esterna che ti vede un po', dice che faccio adesso con queste circostanze che ho esterne. Quindi sondo bene il terreno e prendo chiarezza, prendo le decisioni giuste con chiarezza. Oppure può essere una persona che è molto preoccupata in una certa situazione. Andiamo a vedere quali sono le tue speranze o le tue paure. Qua c'è il matto, la voglia di lasciarsi andare alla vita e anche la paura di fare scelte sbagliate. Quindi il matto mi parla di una certa tua speranza nel voler andare incontro alla vita, agli eventi che arrivano, nel lasciarti andare ai nuovi, al nuovo, no? Il matto è il nuovo, avere fede negli eventi che arrivano, ma anche un po' di paura in quello che potrebbe accadere se tu lasciassi andare e ti apprestassi ad andare verso una nuova vita. Tant'è ti vedo scontento o scontento di certe situazioni, il 4 di coppe, perché le situazioni esterne ti preoccupano un po', però al tempo stesso vorresti lasciare tutto e andare in una nuova direzione, una nuova via, però c'è anche un po' di paura nel farlo. Ok, vediamo un po' qual è l'esito possibile, la tendenza finale del mese. Ah, qua abbiamo un 2 di coppe. Qua vedo l'amore in questo mese. Vedo l'amore in questo mese. Quindi cosa succede in questo mese? C'è un 2 di coppe. Il 2 di coppe mi parla dell'amore. Qua probabilmente molti di voi vogliono creare una piena stabilità con qualcuno, vogliono una famiglia o comunque piena stabilità con qualcuno. E io, nonostante ci possano essere delle circostanze esterne che creano un po' di disagio, un po' di disturbi, e tu sei annoiata, un po' annoiato, magari hai messo sforzo in una connessione, dall'altra parte magari hai visto un po' di freddezza o puoi vedere questo, oppure sei un po' annoiata delle opzioni che hai, devi scegliere tra due persone, qua c'è movimento verso qualcuno, verso di te, tant'è che tu osservi quest'altra persona, hai un po' paura a darti a questa persona, ma alla fine col 2 di coppe vedo l'amore che trionfa nella tua vita, sia che conosci una persona, sia che non la conosci. E quindi qua assolutamente sì, l'amore trionfa in questo mese di giugno 2025. Andiamo a vedere con i mini tarocchi tutte le specifiche. Allora, quindi ci può essere un po' di preoccupazione a lanciarti verso una persona nuova rispetto all'amore.
mi parlano di più situazioni, tant'è che questo è il mese in cui nella seconda parte del mese ti vedo prendere delle decisioni inerenti alla tua stabilità, maggiore stabilità, si focalizzano soprattutto qua, non solo sulla parte emozionale, ma un certo turbinio tuo interno dove ti vede prendere decisioni prima nella vita emozionale e poi tutto il resto, ok? Si concentrano su questo in questo mese. Vediamo il 2 di bastoni energia attuale, 2 di bastoni energia attuale, energia generale del mese la guida, 7 di bastoni, vedi, ti vedo, è come se l'energia attuale con la guida principale del mese è come se avessi bisogno del tuo spazio per prendere delle decisioni. E anche il senso del 7 di bastoni, dei limiti, ma anche combattere per quello che hai già costruito dentro e fuori di te e credere in quello che hai fatto fino a questo momento. Questa è l'energia guida. Vediamo un po' sull'ostacolo, qual è l'ostacolo? Anche mettere certe difese rispetto a qualcuno, eh? Vediamo il re di spade al blocco, o l'ostacolo, il matto. Per alcuni di voi non sapete se darvi a una nuova relazione oppure lasciare andare una persona vecchia per una nuova, perché qua oppure lasciare andare la rigidità con una persona che ci può essere stata, ma hai anche paura un po' che questa persona magari possa renderti nuovamente insoddisfatta oppure no. Questo è il senso. Vado incontro al nuovo oppure no. Non è il momento di prendere decisioni la prima parte del mese, ti dicono, ok? Vediamo un po' le radici della situazione, 10 di denari. Qua tu vuoi un amore completo, 2 di coppe e il 10 di denari, un amore totale anche con i figli, con la famiglia. E questo è ciò che ti spinge a voler lottare, a prendere delle decisioni giuste. Vediamo il re di bastoni, recente passato. 4 di bastoni, qua io vedo che ci può essere stato degli incontri con una persona nel recente passato qui e poi adesso pensare a cosa fare con questa persona. 4 di bastoni parla di incontri fondamentalmente, di stabilità, oppure di aver realizzato la tua stabilità personale, la tua casa e adesso ti trovi a voler prendere delle decisioni su un ambito sentimentale. Aver lottato anche per realizzare una certa tua stabilità, ma adesso vuoi ingrandire questa cosa. Vediamo un po' adesso quindi cosa accade nella prima parte del mese futuro imminente sul paggio di spade. 8 di coppe, cosa accade qui? Che c'è un cambio emozionale. Quello che accade è che qualcuno si distacca emozionalmente da qualcun altro, o tu ti distacchi emozionalmente da qualcun altro, semplicemente un cambio emozionale dove lasci andare via i dubbi e un po' di diffidenza. Sì, arriva un cambio emozionale per te. Per alcuni di voi lasciano una persona inconsistente o una situazione, cioè come dire, possibili che rientri una persona anche per alcuni di voi e voi avete paura se lasciarvi andare a questa situazione sempre con questa stessa persona che rientra oppure no. Questo state vagliando, no? Che faccio? Mi allontano da una situazione o non mi allontano? Mi allontano o non mi allontano? Oppure mi fido o non mi fido? Vediamo questo cavaliere di spade, questo è quello che succede nella seconda parte del mese. Successivo sviluppo, cavaliere di spade. 4 di coppe, molti di voi se ne vanno da una situazione. Sì, qua è come se c'è anche un parlare chiaro rispetto a una situazione di inconsistenza o di noia che state vivendo. Nella seconda parte del mese voi prendete la decisione di parlare chiaro rispetto a una situazione di noia o di sentirsi un po' messi da parte che state vivendo. Sì, qua c'è la luna, è come se qua c'è movimento, energia di far venire fuori ciò che si cova all'interno. Ok. Vediamo il tuo atteggiamento con il 4 di coppe, paggio di bastoni.
Sì, qua io è come se, allora, molti di voi è come se mettono alla prova qualcuno, e certo che siete anche un po' insoddisfatti di una certa immaturità da parte di qualcuno e glielo dite, o siete un po' insoddisfatti di una certa, di un certo fare di qualcuno, sì, e prendete un po' le redini della situazione perché voi ricordate, volete la piena stabilità e la maturità. Vediamo le influenze esterne. Qua c'è una persona, vediamo il 9 di spade, potrebbe essere molto preoccupata infatti di questo, cavaliere di denari. È come se qua ci fosse preoccupazione per una situazione che va lenta, magari per motivi di lavoro. Una situazione che va lenta per motivi di lavoro, è come se voi prendete un po' le redini della situazione e mettete chiari dei punti. Sì, c'è un po' sette di spade, un po' di evasività da parte di qualcuno, perché magari e questo può creare delle preoccupazioni, perché ci sono altre, perché magari questa situazione va lenta per motivi di lavoro, una persona non si decide. Fatto sta che situazioni esterne che vanno lente portano un po' di preoccupazione. Vediamo le tue speranze o paure con il matto. Due di spade. Non sai che decisione prendere, mi lancio o non mi lancio, hai paura a lanciarti, però lo vorresti fare. Ehm, sì, c'è una certa dualità qua, la voglia di prendere una decisione e la paura a prenderla anche, però vedo che alla fine succede. Vediamo il 2 di coppe, energia finale con il 2 di coppe e il paggio di denari. Qua c'è il mese, diciamo la seconda parte del mese si conclude con comunicazioni d'amore, ma non solo comunicazioni, anche proposte di quest'unione, va bene? Sì. Vedo assolutamente questo, su questo si concentrano principalmente le carte. Vediamo adesso, nello specifico andiamo sull'amore perché qua mi hanno parlato un po' mi hanno fissato l'attenzione sulla sfera emozionale per te in questo mese. Fatto sta che prima di prendere delle decisioni che riguardano anche altro ti chiedono di valutare con attenzione. Nella prima parte del mese ti dicono non prendere decisioni importanti, nella seconda parte del mese vedo che le situazioni si sbloccano, è tempo di agire, ok? Vediamo Leone sull'amore. Qua per adesso abbiamo i segni del Leone come te, Ariete e Sagittario. Poi abbiamo Acquario, Gemelli, Bilancia. Questi sono i segni principali. Io i segni te li do per un'indicazione in più, però ovviamente siamo a migliaia, ok? L'energia della persona. Vediamo sull'amore. Amore dichiarato. Qua sull'amore c'è proprio la dichiarazione d'amore. Mm? Vediamo con gli altri tarocchi cosa ci raccontano, sempre sull'amore. C'è qualcuno che ti dichiara il suo amore, amore dichiarato. Vediamo come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore, Leone, giugno 2025. 8 di bastoni, 8 di coppe, sì, c'è un cambio emozionale, 888. È il numero dell'abbondanza, 888. Guarda, qua mi stanno dicendo che c'è un cambio emozionale, assolutamente, paggio di coppe, c'è qualcuno che si vuole impegnare a far funzionare le cose con te. Sì, qualcuno che vuole far funzionare le cose da che magari non sono funzionate. Vediamo chi è questa persona, qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti. È un re di bastoni, il mago. Guarda, allora, il 6 di denari, mi parlano di una persona che ha tutte le intenzioni di far funzionare le cose con te, il mago è proprio creare questa cosa. E il 6 di denari mi parla di una persona che vuole intendersi con te. Vuole intendersi con te da un punto di vista pratico, da un punto di vista funzionale e con una grande energia del mago. Può essere una persona, qua si delinea una persona molto orgogliosa di sé, anche molto combattiva, la voglia di fare, la voglia di agire. Può essere una persona che ha anche molto da fare sul profilo lavorativo, che realizza anche degli obiettivi lavorativi importanti e questo gli dà anche maggiore autostima. La vedo anche così, sì. Però assolutamente vuole farsi intendere da te questa persona. Vediamo alla fine cosa succede in amore per te. E di qua abbiamo l'8 di spade, di nuovo un 8, 3 di bastoni. Il Papa, qua c'è una conversazione molto seria che arriva in amore in questi giorni di giugno 2025. Vedo l'apertura di cammino a una relazione molto seria con il Papa, e lo vedevamo anche qui.
una persona che, vedi, paggio di denari, può avere delle responsabilità sul piano lavorativo, ma le potresti avere anche tu, ma è una persona che si impegna qui, eh. Vediamo energia positiva in amore. Re di spade, energia positiva, lo vedevamo anche al blocco lì, una persona che ha le idee chiare, che sa cosa vuole da te e cosa vuole fare. Energia negativa, 5 di bastoni, probabilmente ci sono un po' di tensioni interne o tue o nell'intorno, avete delle tensioni nell'intorno, amici, familiari, però vedo che vengono risolte queste tensioni, c'è il Papa. Oppure un po' di gelosie, vedo che vengono assolutamente risolte. Vediamo con i miei potenti oracoli lui lei, andiamo nella profondità di questa persona. Fino a questo momento abbiamo anche l'energia del gemelli e del toro. E i miei potenti oracoli li potete trovare tutti sotto all'info box in descrizione, ok? Allora andiamo a vedere gli oracoli cosa ti raccontano. Per capire mi sono distrutto. Qua c'è una persona che ha sofferto molto e prende come se si assumesse la responsabilità delle cose. Per capire mi sono distrutto. Sì. Cos'altro? E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Questa è una bellissima carta di apertura che mi parla di sanazione, di romanticismo, di pacificazione. Ok. Ah, qua avevamo una persona che stava con qualcun altro. Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. E questo scenario per alcune di voi, non tutte, ovviamente siamo a migliaia, mi parla di una persona che è impazzita. E infatti questo cavaliere di denari con 9 di spade e le influenze esterne può anche essere la persona, no, che viene da te, però è la persona piena di paura o che sta ferma perché ha paure, ansie, e ti pensa anche quando sta con l'altra persona. Questo messaggio è rivolto soltanto ad alcune di voi se vi ritrovate in questo, e il conflitto con le altre persone viene risolto, perché qua si apre il cammino a nuove responsabilità, cioè nei tuoi confronti. E qua vedo paggio di denari e il 2 di coppe. Alcuni di voi possono anche aver avuto questa situazione prima, va bene? Qua avevamo anche nella stessa genera principale il dover prendere una decisione rispetto anche all'altra persona, no? Quindi a specchio anche in una triangolazione. Quindi qua questa persona sceglie te. Quindi questo è il senso. Sì, lanciarsi in questa, e tu eri scontenta un po' di questa situazione perché non prendeva seriamente conto le cose. Questa pazzia o questo senso di inquietudine verrà fuori con la realizzazione di una presa di responsabilità. E qua vedo un incontro con te proprio d'amore importante con la responsabilità, ok? Adesso, ragazze mie e ragazzi, vi leggo il rituale della buona riuscita per te in questo mese, con le carte del drago immaginale. Andiamo a vedere prima di tutto per te, in questo mese, visto che dobbiamo prendere delle decisioni, la prima parte del mese no, ma la seconda è propizia, vediamo cosa ci dicono le carte del drago immaginale. Saturno, ci picchia, qua abbiamo il signore del karma e anche l'acquisizione di grandi responsabilità. Allora, ti leggo Saturno, numero 29, scusami, 29. Allora, Saturno ti dice, sono pura rigenerazione, rappresento la ciclicità del tempo, l'eterno ritorno. I temi della vita sono ricorrenti, il cambiamento è un fatto di accostamenti e sintonie. Perciò io segnalo l'importanza delle miscele, dei miscugli, delle alleanze e delle opposizioni. Ciò che un individuo è da bambino è ciò che sarà per sempre, solo in modo progressivamente più evidente, più maturo, finché inizierà a tramontare. Quali aspetti di sé potrà manifestare, quali dovrà reprimere e penalizzare, dipende dagli accostamenti, dalle condizioni che lo circonderanno, dalle sue alleanze e opposizioni, ma egli rimarrà sempre lo stesso, cioè noi non possiamo cambiare. Noi possiamo diventare solo ciò che siamo destinati a essere. Un seme di quercia non può cambiare, non può diventare un limone mentre cresce. E così la natura siamo noi.
Il cambiamento è un fatto di miscele, non di sostanza, cioè non cambia la sostanza di quello che sei, non può cambiare, nessuno può cambiare, ma può miscelarsi la tua sostanza in varie circostanze, no? Laddove ci sono più opportunità o meno. La sostanza infatti non è mutabile. Saturno ti dice: io veglio sulla conservazione dell'essenza. E per mio tramite che una ghianda non può che dare una quercia e un seme di girasole non può che dare un fiore. Io sono la forza per la quale ogni cosa torna incessantemente a se stessa. Non aspettarti mai di essere altro rispetto a ciò che sei. Lotta invece per affermare il tuo seme, plasmando intorno a te il mondo affinché sia il più adatto possibile alla tua crescita. Tu non puoi cambiare la tua essenza, ma puoi trasformare l'ambiente perché sia più favorevole possibile alla tua fioritura. Quindi ti sta dicendo non puoi cambiare quello che sei tu. Quindi circonda, trasforma l'ambiente, miscela l'ambiente nel modo più congeniale alla tua fioritura ed è una carta bellissima. Far trionfare il tuo seme significa far valere le tue idee e affermare le tue attitudini, le tue passioni. C'è una carta bellissima se ti rendi conto. Adesso ti dice il responso del drago. In questo mese ti troverai in una situazione in cui devi avere assoluta fede nella tua natura, in ciò che sei. Anche se la tua mente non può conoscere la tua essenza, devi comunque avere fede nella tua natura. Non devi tentare di cambiare ciò che sei, ma devi darti da fare per trasformare le circostanze, al fine di creare un ambiente, un mondo adatto alla fioritura del tuo seme. Se la tua mente non può conoscere il tuo seme, se tu non puoi sapere chi sei, fidati delle tue passioni e attitudini, ok? La nostra mente non sa chi siamo, la maggior parte delle volte, però le nostre passioni, le nostre inclinazioni, le nostre attitudini ci dicono cosa dobbiamo fare per farci stare a nostro agio. Ecco, fidati di quello. Se per esempio ami la spiritualità e provi piacere nello scrivere poesie o nel praticare la meditazione, ma ti accorgi che con ciò non riesci a guadagnare abbastanza, adoperati per rendere l'ambiente che ti circonda più sensibile all'arte, meno materialista e più mistico. Se nel sistema economico attuale non trovi terreno fertile per il tuo seme, devi cercare di cambiare tu il sistema. Mantenendo un'incondizionata fede nella tua natura, puoi ribaltare l'economia. È meglio che trascorrere la vita nel rifiuto di te stesso o nel tentativo di essere diverso da ciò che sei per farti andare bene un mondo predatorio. Se ami la natura, datti da fare affinché vi siano meno speculazioni edilizie, meno case vuote, meno macchine, meno produzione di oggetti inutili, più alberi e più territori vergini. Ciò che tu sei può fiorire solo in un ambiente propizio. Adoperati affinché il mondo che ti circonda sia lo specchio delle tue passioni e sia un luogo in cui tu hai piacere di esistere. Non scendere per nessuna ragione a compromessi con il mondo. L'anima non accetta il compromesso. Se tenti di cambiare la tua natura per adeguarti al mondo, rischi di perdere la tua anima. Combatti perché il tuo essere possa fiorire. Fallo per te, per i tuoi figli e per i tuoi avi. Non permettere che un ambiente contaminato inaridisca il tuo seme. Cioè, questo è un mese bomba. Cioè, per anche guadagnare o per magari dici non sto guadagnando abbastanza, non guadagno ok, devi rispettare la tua natura. Inizia a circondarti quotidianamente di cose che hanno a che fare con la tua natura, tant'è che anche il tuo lavoro si renderà simile alla tua natura. Circondati nel tuo ambiente, nella tua casa, che è il tuo specchio principale, di tutto ciò che tu ami, ciò che ti appassiona, e anche il tuo lavoro ne beneficerà, magari anche con un nuovo lavoro che porterà veramente alla realizzazione anche nel piano materiale della tua anima. E qua ti dà il rituale per la buona riuscita. Siediti dinanzi alla fiamma di un camino, oppure di una candela o di un braciere. Assumi una postura adatta alla meditazione, con la colonna vertebrale retta. Evoca nella fiamma l'immagine dei tuoi avi antenati più cari
e mentalmente ripeti questa formula psichica. Prometto che tutto quello che non è stato fatto e che deve essere fatto farò. Questa è una pratica, ragazze mie, ragazzi, bellissima. Io la faccio ogni sera. Prometto che tutto quello che non è stato fatto, che deve essere fatto, farò. Evochi l'immagine di un avo, di un antenato, di un nonno, di una nonna, o di uno zio, o di un padre, una madre, magari se sono dall'altra parte del velo. Contempla la candela e fai questo. E non dimenticarti in questo mese di adeguare, adattare il tuo ambiente intorno con il tuo estro, la tua essenza, affinché tu possa andare incontro alla buona riuscita della tua anima e delle cose in cui credi in questo mese. Saturno ti dice questo: è giunto il tempo che il tuo seme fiorisca nell'ambiente più congeniale possibile. Datti da fare per quello e ne vedrai i risultati. Bellissima stesa, ragazze mie e ragazzi. Io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!